Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro questo bel trio cappello scaldacollo e scaldapolsi. Iniziamo con la realizzazione del cappello. Passiamo al tutorial. Per il nostro cappello vado ad usare la stessa lana che ho usato per il trio, quindi uso la lana nuvola che si lavora con uncinetto 4 e dietro potete trovare tutte le descrizioni. È una lana molto morbida, quindi ve la consiglio. È stata offerta dalla Filati Trisfere, quindi nel box informazioni voi trovate il link per acquistarla. Ovviamente ci sono vari colori, questo è stato usato questo colore per la borsa Norway che voi avete visto durante l'evento Urban Style. Nel box informazioni vi do tutte le info per acquistare e anche se volete praticamente vedere la borsa, quindi vi do tutti i link per la borsa, per lo scaldacollo, scaldapolsi e così via. Iniziamo il nostro tutorial. Iniziamo con il nostro anello magico, quindi io creo una X, vedete qui ho il filo corto, qui il filo lungo, entro all'interno da questo lato, mi aggancio in questa maniera qui, porto il filo fuori così e poi realizzo una catenella. Adesso entro all'interno del cerchio e lavoro 12 maglie basse, 1 2 3 fino a 12 maglie basse. Lavorate, vedete le mie 12 maglie basse, chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Entro nel prossimo punto, quindi non chiudo a maglia bassissima, entro e lavoro in ogni punto 2 maglie basse, quindi avrò 24 maglie basse, quindi 2 nel primo, 3 e 4 nel secondo, 5 e 6, 7 e 8 nello stesso punto, 7 e 8, 9 e 10 nello stesso punto, 11 e 12 nello stesso punto, fino ad arrivare a 24. Lavorate, vedete, i nostri 24 punti, così sarà il nostro risultato. Adesso entriamo in quello subito dopo, chiudiamo a maglia bassissima e lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle. Adesso iniziamo il nostro punto fiore, punto margherita, come insomma preferite chiamarlo. Entriamo, guardate bene, nella catenella subito dopo e carichiamo il filo. Entriamo nella catenella subito dopo, vedete, e carichiamo il filo. Entriamo in quella già lavorata, guardate, dove già ho lavorato, entro e carico il filo. Poi entro nei prossimi 2, quindi entro nel primo della lavorazione, carico il filo, entro nel prossimo della lavorazione e carico il filo. Ho 2, 4 e 6 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme in questa maniera qui e una catenella. Ed ecco che abbiamo realizzato, vedete, i primi petali. Adesso vado a proseguire tutto il giro in questa maniera qui. Entro nel foro appena che ho creato e carico il filo, entro in uno di questi petali, però entro, vedete, dal retro, quindi da questa parte qua, qui, guardate bene, entro, carico il filo, entro di nuovo dove già ho il punto lavorato, qui vedete dove ho lavorato, entro di nuovo, carico il filo e poi entro nei prossimi 2, quindi entro nel prossimo e carico il mio filo, entro nel prossimo e carico il mio filo, 2, 4 e 6 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e di nuovo una catenella. Vi faccio vedere un'ultima volta. Entro, vedete, nel foro appena realizzato, quindi nella catenella, e carico il filo. Entro in uno dei petali, ma entro, vedete, dal retro, quindi da qui dal retro entro e carico il filo in questa maniera qui.
Ora entro nel punto già lavorato, quindi non vi confondete, entro nel punto già lavorato e poi nei prossimi due della lavorazione, quindi carico il filo nel prossimo e nel prossimo, così ho 2, 4 e 6 fili sull'uncinetto e chiudo a maglia bassissima. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui fino alla fine. Adesso guardate, se abbiamo lavorato correttamente avremo gli ultimi 2 punti qui. Adesso di nuovo lavoriamo insieme l'ultimo punto, nella catenella carichiamo il filo, dietro nella parte retro carichiamo il nostro filo, nel punto vedete già lavorato carico di nuovo il filo e poi carico il filo nei prossimi 2 della lavorazione, 1 e 2, ho 6 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e una catenella. Allora, anche se vedete che arca un po' il lavoro, non vi preoccupate perché adesso quando andiamo a lavorare gli aumenti la nostra lavorazione si allarga. Adesso vi faccio vedere una cosa, in tutti i video di questa lavorazione in tondo voi andate a vedere che chiudono, vedete qui sulla terza catenella, però facendo questo rimane questo foro enorme, quindi io invece vado a chiudere in questa maniera qui ho il primo foro del fiore, vedete, faccio così e vado a chiudere qui a maglia bassissima e quindi vedete che il foro non si crea. Adesso 2 catenelle e questo giro sarà un giro di aumenti, quindi vedete anche se la nostra lavorazione non si mantiene tesa, adesso andiamo ad allargarla, filo sull'uncinetto, entriamo in ogni foro che si è creato, vedete, e lavoriamo 4 mezze maglie alte, quindi 2, 3 e 4 mezze maglie alte. Di nuovo nel prossimo 1, 2, 3 e 4 mezze maglie alte. Di nuovo 1, 2, 3 e 4 mezze maglie alte. Quindi andiamo a proseguire lavorando 4 mezze maglie alte in ogni foro del nostro fiore. Arriviamo, vedete, nell'ultimo foro e anche qui lavoriamo le nostre 4 maglie alte. Come avete potuto vedere il lavoro si stende benissimo, quindi non vi preoccupate perché ad ogni aumento il nostro lavoro darà la giusta chiusura al nostro cerchio. Ecco qua, vedete? Quindi il lavoro si stende bene. Adesso 1 e 2 dobbiamo chiudere, vedete, sulla seconda catenella in questa maniera qui. Come potete vedere, vedete il foro, questo foro non si vede in maniera esagerata come invece capita quando andiamo a chiudere solo per il punto fiore, andate a chiudere come vi ho fatto vedere. Adesso iniziamo a lavorare di nuovo la stessa lavorazione del punto fiore, quindi per il punto fiore noi lavoriamo sempre alla stessa maniera perché già in automatico, facendo un giro di aumenti, vanno ad aumentare chiaramente anche i nostri mezzi petali, quindi chiaramente abbiamo già aumentato nel giro precedente. Adesso alla stessa maniera, vedete, entriamo nella prossima catenella, carichiamo il filo, nel prossimo carichiamo il nostro filo, entriamo di nuovo, vedete, dove abbiamo già lavorato, quindi io entro di nuovo dove ho già lavorato e carico il filo, poi entro nel punto, ecco qui non vi confondete, prendete il punto giusto della lavorazione, quindi nel prossimo punto della lavorazione e nel prossimo della lavorazione, quindi 2, 4, 6 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, una catenella e ho realizzato il primo punto, il primo mezzo petalo. Adesso entro all'interno, carico il filo nella catenella, entro in uno dei petali del fiore retro, vedete, in questa maniera qui, carico il mio filo, entro nel punto già lavorato, quindi eccolo qua, carico il filo e poi nei prossimi 2 della lavorazione, quindi 1 e 2,
2, 4, 6 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e una catenella. Adesso andiamo a proseguire un'altra riga di punto fiore come vi ho fatto vedere fino a dove abbiamo iniziato. Allora io arrivo, vedete, alla fine, a me fa sempre un po' di arcatura, però non vi preoccupate perché di nuovo si stende, quindi se vedete questa reazione alla lavorazione è normale. Adesso io ho lavorato, vedete, l'ultimo mezzo petalo, adesso invece di andare a chiudere sulla terza catenella vado sempre a chiudere, vedete, sul cerchio del fiore, quindi sul foro del fiore, per non creare l'inestetismo del foro troppo grande. A questo punto noi dobbiamo di nuovo iniziare con gli aumenti, quindi lavoriamo sempre le nostre 2 catenelle in questa maniera qui. In ogni foro adesso inizieremo gli aumenti a scalare come si fa per la lavorazione in tondo, quindi filo sull'uncinetto, inizio con l'aumento, quindi 4 maglie mezze alte, quindi una, 2, vedete, sempre nello stesso foro, 3 e 4. Adesso nel prossimo lavoriamo 2 mezze maglie alte, quindi una e 2. Di nuovo nel prossimo 4 mezze maglie alte, quindi una e 2. Nel prossimo di nuovo l'aumento, quindi 1, 2, 3 e 4 mezze maglie alte. Quindi andate a proseguire in questa maniera: 4 mezze maglie alte, 2 mezze maglie alte, 4 mezze maglie alte, 2 mezze maglie alte fino alla fine della lavorazione. Quindi vedete, alla fine la nostra lavorazione si distende. Adesso vedete, io nell'ultimo mezzo petalo ho lavorato il mio aumento, le 4 maglie alte, quindi termino questo giro con 4 maglie alte. Adesso sulla seconda catenella chiudiamo la nostra lavorazione a maglia bassissima e iniziamo di nuovo il nostro punto fiore, e la iniziamo sempre con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e di nuovo all'interno della prima catenella, vedete, io entro e carico il filo, entro nella seconda e carico il filo, entro dove ho già lavorato, quindi dove ho già lavorato qui e carico il filo, entro nel prossimo punto, carico il mio filo, e nel prossimo carico il mio filo, quindi 2, 4 e 6 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme una catenella. Adesso guardate, entro dove ho la catenella, carico il filo, dietro a questo petalo vado a caricare di nuovo il filo, dove ho già lavorato, vedete, allarghiamo il punto, carichiamo il filo, e nei prossimi 2 carichiamo il nostro filo, chiudiamo tutto insieme e catenella. Adesso andiamo a proseguire per quest'altra riga il nostro punto fiore fin dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, alla fine della lavorazione e vado a chiudere, vedete, nel foro del mio fiore in questa maniera qui, e chiudo così. Adesso vado a misurare il mio diametro. Allora, il mio diametro in questo caso è 15. Ora, se io andassi a fare un altro aumento, il mio diametro si allargherebbe veramente troppo, perché andiamo ad allargare la lavorazione a 17, che con la curva della lavorazione arriverà a circa 18, quindi la larghezza della corona sarà troppo larga, quindi io a 15 mi fermo già, ok? Perché il cappello, essendo elastico, in questo caso possiamo fermarci, ma se arrivate anche a 16 va ancora bene. Già 17 sarà troppo largo, perché siccome le righe sono fatte, vedete, da due giri, quindi significa che ogni 2 righe noi abbiamo 2 centimetri di larghezza, quindi ogni volta che andiamo ad aumentare una riga aumentiamo di ben 2 centimetri la nostra lavorazione, quindi a fine lavoro avremo un cappello che magari è di 2 addirittura 4 centimetri in più. Quindi io
A questo punto, vedete, a 15 centimetri mi fermo e vado chiaramente adesso a non aumentare più. Quindi a questo punto, vedete, io devo andare a lavorare le mie 2 catenelle, quindi 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro in ogni cerchio e vado a lavorare 2 mezze maglie alte in ogni foro, in questa maniera qui. Quindi andate a proseguire e lavorate 2 mezze maglie alte in ogni foro. Adesso vedete, io ho completato il giro e vi faccio vedere la misura precisa completando le righe. Ecco che sono arrivata, vedete, a 16,5. Ecco il motivo perché non abbiamo aumentato, perché se noi avessimo aumentato, l'aumento oltre ad essere su questa seconda riga, ma sarebbe risultato anche sul punto fiore. Quindi da questo punto fiore in poi il nostro cappello inizierà a diventare un cilindro. Quindi vedete, io ho realizzato le prime 2 maglie a mezza maglia alta e poi abbiamo iniziato con l'alternanza, quindi 2, 4, 6, 8 righe. Le nostre 8 righe terminano qui, quindi noi realizzeremo solo 2 e 4 righe di aumento. Le prime 2 sono di aumento a mezza maglia alta, le altre 2 a punto fiore, quindi 6 righe con l'aumento. Dalla settima riga a punto fiore, l'ottava riga già non aumentiamo più. Ovviamente se state usando un altro filato tenete conto che dovete completare a circa 16,5 dove già non aumentate più, quindi dove l'ultima riga sarà già senza aumenti. Questa sarà più o meno la misura. È chiaro che se dovete indossare un cappello di una misura più larga, avete necessità perché magari avete i capelli più folti, potete realizzare un'altra riga di aumenti, però tenete presente che il cappello con altre 2 righe si allarga di almeno altri 2-3 centimetri, quindi tenete presente questa cosa qui. Adesso ovviamente chiudiamo sulla seconda catenella in questa maniera qui e iniziamo la nostra sequenza del punto fiore. Adesso chiaramente noi andiamo a proseguire con le nostre sequenze, quindi io inizio la sequenza del mio punto fiore, come vi ho fatto vedere iniziamo in questa maniera qui, entriamo nel punto già lavorato e poi nei prossimi 2 punti, 6 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e una catenella. A questo punto entriamo nella catenella dietro nel punto già lavorato e nei prossimi 2 punti del lavoro. Chiudiamo tutto insieme e catenella e andiamo a proseguire la lavorazione fino alla fine. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, vado a chiudere sempre sul foro del fiore dopo, in modo da chiudere, vedete, bene bene la lavorazione. Adesso iniziamo di nuovo la lavorazione delle mezze maglie alte singole, quindi lavoreremo 2 mezze maglie alte singole in ogni punto, quindi 2 in ogni punto. Ecco, guardate, 1 e 2. Adesso andiamo a proseguire, vedete il cappello già sta prendendo la forma di una cupola, quindi ecco che la lavorazione sta venendo bene. Andiamo a proseguire lavorando una riga di punto fiorellino e una riga dove lavoreremo 2 mezze maglie alte singole in ogni foro fino ad arrivare alla nostra altezza. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho proseguito per un'altezza, vi faccio vedere, totale di 21 centimetri. Calcolate che poi questa lunghezza ovviamente si slabberà leggermente, quindi sarà leggermente più lungo. Adesso io devo andare a fare la mia tesa. Per la tesa chiaramente dobbiamo fare degli aumenti. Allora, in totale vi dico anche le righe. Ho lavorato 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quindi dal momento in cui non aumentiamo più arriviamo a un totale di 20 righe, comprese le prime 2 righe, che non sono appunto margherita punto fiore. Adesso mi trovo in questa maniera qui,
quindi io termino la 20ª riga ovviamente con le maglie a mezze alte. Adesso non facciamo altro che andare a iniziare il nostro punto fiorellino, quindi iniziate il punto fiorellino e poi al ritorno inizieremo con le mezze maglie alte per l'aumento. Una volta vedete che ho completato un giro del mio punto fiore, chiudo, vedete, sempre sul foro del fiore subito dopo, in questa maniera qui. E adesso 2 catenelle e andiamo a realizzare quello che sarà il nostro aumento. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel punto subito dopo e lavoriamo 2 maglie mezze alte, entriamo nel prossimo e lavoriamo 4 maglie mezze alte, 1 2 3 e 4. Nel prossimo 2 maglie mezze alte, e nel prossimo 4 maglie mezze alte, 2 3 e 4. Quindi adesso per tutto questo giro lavoreremo 2 maglie mezze alte, 4 maglie mezze alte, in un foro 2 maglie mezze alte, quello dopo 4 maglie mezze alte, e così per tutta la riga. Lavoro, vedete, l'ultimo foro e nel mio caso devo lavorare 4 maglie alte, quindi termino con l'aumento 2 3 e 4 mezze maglie alte. Adesso chiudiamo sempre sulla seconda catenella a maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo chiuso a maglia bassissima. Adesso 3 catenelle e iniziamo di nuovo la nostra riga di punto fiore, quindi 1 2 e 3 e iniziamo chiaramente una riga di punto fiore, quindi andate a realizzare una riga. Una volta vedete che ho terminato il mio punto fiore, di nuovo entro nel foro del fiore del mezzo petalo subito dopo e chiudo a maglia bassissima. Adesso lavoro 2 catenelle e lavorerò 2 mezze maglie alte per 2 volte e nel terzo 4 mezze maglie alte, quindi inizio con una e 2 maglie alte, nel prossimo 2 mezze maglie alte, scusate se dico maglie alte, non sono mezze maglie alte ormai, penso che è chiaro, mi confondo, e nel terzo lavoriamo 4 mezze maglie alte, 1 2 3 e 4 mezze maglie alte. Quindi adesso lavoreremo tutta la riga lavorando 2 mezze maglie alte singole per 2 fori e nel terzo foro lavoreremo 4 mezze maglie alte, quindi andate a proseguire per tutta la riga. Una volta vedete che ho terminato la mia riga di aumenti, chiudo sempre a maglia bassissima sulla seconda catenella in questa maniera qui. Ovviamente noi possiamo ancora continuare con la tesa, però poi siamo per così dire quasi costretti ad andare a irrigidirla, altrimenti ci cade ovviamente davanti agli occhi. Quindi io termino con i miei aumenti e vado adesso per irrobustire il bordo. Vedete, io mi trovo in questa maniera qui, faccio una catenella, entro in ogni punto e lavoro una maglia bassissima. Quindi in ogni punto, senza fare nessun tipo di aumenti, lavoriamo una maglia bassissima in ogni punto. Quindi io vado a proseguire, andate a proseguire anche voi fino ad arrivare dove abbiamo realizzato la catenella. Quando arriviamo, vedete, nel punto prima della catenella, qui abbiamo la catenella, tagliamo il nostro filo, inseriamo l'ago,
qui vedete abbiamo la catenella, andiamo nel punto dopo, quindi dopo la catenella, vedete qui c'è la catenella, noi andiamo nel punto dopo, in questa maniera qui, filo sul davanti e entriamo al centro qui e andiamo a chiudere il punto. E chiaramente poi andiamo a nascondere il nostro filo all'interno del lavoro e così il nostro cappello è terminato.